Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale YouTube, Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi, vedremo come risolvere alcuni problemi che riguardano molte fresatrici CNC economiche. Nel nostro caso si tratta di una CNC 3018 venduta in kit, che io utilizzo prevalentemente per fare circuiti stampati. Vediamo le problematiche. Il primo problema riguarda la difficoltà nel regolare il piano di fresatura che scorre sulla base della CNC, lungo l'asse Y, con i due sostegni laterali che fanno traslare il mandrino lungo l'asse X. Infatti non è raro misurare dislivelli maggiori di mezzo millimetro, 500 micron, tra diversi punti del piano, a montaggio ultimato. Da notare che per chi ha acquistato questo pantografo CNC per fare circuiti stampati PCB, che lo spessore del rame è nella maggioranza dei casi di 35 micron, quindi se il piano non è perfettamente livellato diventa difficile ottenere risultati decenti. Il secondo problema riguarda il pannellino per il controllo manuale, è ingestibile, non permette operazioni di livellamento, o di conoscere le coordinate correnti durante la lavorazione o di mettere in pausa il lavoro di fresatura. Il terzo problema è il manuale. Fornisce solo informazioni sul montaggio, ma sull'utilizzo ottimale non dice quasi nulla. Infine il quarto problema, il software fornito insieme alla CNC, è GRBL Control, che è un semplice esecutore di G-code e poco più, senza funzioni avanzate di autolivellamento, riconoscimento del disallineamento, o del centro del pezzo da lavorare. Vediamo adesso, rapidamente, tutte le fasi del montaggio dell'upgrade. Infine, ho raccolto alcuni dei tentativi che ho fatto, prima dell'upgrade e poi l'ultimo tentativo eseguito dopo l'upgrade, che consiste nella fresatura di una piastra ramata incurvata. Bene ragazzi, a questo punto abbiamo finito. Fatemi sapere le vostre impressioni nei commenti e se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di lasciarmi un like.
Continuate a seguire il mio canale e se volete gli avvisi automatici ogni volta che carico un nuovo video, iscrivetevi al canale. Non perdetevi il prossimo video, perché vedremo insieme come si settano e come si tarano i driver di controllo degli stepper motor. Ciao e a presto!